Wilson Shift 99 300. 99 sta per la dimensione del suo piatto, 300 sta per i suoi grammi. Wilson ormai diciamo sta inondando, non so voi, ma per quanto mi riguarda il mio feed di Facebook ogni 3x2 vedo una sponsorizzata di una Wilson Shift. Ciò vuol dire che la casa ci crede, ha spinto molto per uno sviluppo tecnologico da questo punto di vista, perché la racchetta promette molto dal punto di vista e dal piano dello sviluppo. Sono forse un esperimento, perché l'hanno diffusa già all'inizio dell'anno come un prototipo e poi questa è finalmente la versione ufficiale disponibile in commercio in ampia scala. Ma ora vi racconto tutto. Prima di iniziare mi raccomando, iscriviti al canale, lascia un bel like e dimmi qui sotto nei commenti se hai già avuto modo di provarla e se ti ritrovi in quello che ti sto per raccontare. Ringrazio Wilson Italia per avermi fornito questo telaio per poterlo provare e potervelo raccontare. Allora, partiamo col dire che si tratta di una ibrida a tutti gli effetti. A primo impatto, quando io l'ho scartata e tolta dal cellophane, mi sembrava in realtà una bella profilata, perché sembrava bella cicciotta, bella grossa, invece sono solo 23,5 mm solo, tra virgolette, ed è un profilo costante, non ci sono variazioni sul telaio. Ora, possiamo dire che la parte estetica è sicuramente buona, bella, è un bianco cangiante. Rispetto alla versione prototipo sono state fatte delle variazioni, ho visto delle foto dove la scritta Wilson era con un nero, ci sono delle variazioni, non so se ho visto delle foto della 18x20 che è la 315 grammi, mentre questa che ho io in mano è la 300 grammi, c'erano 10 punti qui sotto di passaggio sul ponte, invece in questo caso ne abbiamo 8. Questa ha uno schema corde 16-20 nello specifico, la 300 grammi, e possiamo dire che la combinazione colori è sicuramente interessante, con la scritta Shift qua, la scritta Wilson qua, V1 16x20 99 300, V1 perché è chiaramente la prima versione. Ora andiamo subito sulla parte più importante, che è la sua giocabilità. Io l'ho portata in campo con una Lynx Tour incordata 21-20 kg. Lynx Tour è la mia corda di riferimento, non potevo che fare così. Diciamo che è un telaio mediamente rigido, la rigidità orizzontale siamo a 67 punti Ra, la rigidità verticale scende perché Wilson ha lavorato proprio su questo concetto. Si è partiti dal discorso che di solito le rigidità vengono misurate facendo forza sui due poli estremi della racchetta. Attraverso i test che sono stati fatti per calcolare la rigidità verticale, quindi schiacciando sugli steli, diciamo sul piatto corde, si è visto che la rigidità era molto più bassa, lavorando all'opposto per esempio di una Wilson Blade della stessa casa, che è notoriamente una racchetta con rigidità orizzontale molto bassa. Perché è stato fatto questo? Per agevolare lo spin, e questa è una racchetta su cui Wilson ha riposto molta fiducia, quindi se tu vuoi giocare un gioco fortemente spinnato, questa è la racchetta secondo Wilson. Attraverso il loro sviluppo tecnologico, loro sostengono che una racchetta poco rigida, molto flessibile dal punto di vista verticale, permetta, nel momento in cui col topspin lavoriamo dal basso verso l'alto la palla e la schiacciamo, in questo senso, no? La palla è qua, noi la schiacciamo, con la rigidità verticale, con la flessibilità verticale siamo in grado di imprimere maggiore forza e di creare quello che potremmo chiamare un effetto più, in qualche modo, elastico, ok? Quindi la palla essendo più morbido, ok, l'impatto, e quindi la racchetta flettendosi, la palla rimane per più tempo sul piatto a corde e quindi ci permette di accelerare ulteriormente questo giro che la palla fa su se stessa. Ora, uscendo dai dettagli tecnici, per cui io non sono poi un ingegnere da poter andare così nel dettaglio, entrando un po' più nel vissuto, nell'esperienza di gioco, cosa vi posso dire? Onestamente a me sembra una Speed, ok? In parte ricorda una Extreme MP rispetto, per dire appunto, un SX300, assolutamente non ricordo una V-Core 100, però la racchetta che più avvicino a questo telaio è la Speed MP sostanzialmente, perché non lo so, mi dà proprio quel tipo di sensazione, come direbbe Daniele, è una di quelle racchette che non ti fanno dire wow, ma ti fanno vincere le partite, perché è sostanzialmente una racchetta facile, con cui puoi giocare tutto, una racchetta con cui puoi fare bene a rete, una racchetta con cui puoi fare bene da fondo campo,
come la Speed. Onestamente non sono sicuro che, tra virgolette, questa possa essere una racchetta solo ed esclusivamente per chi cerca spin, come potrebbe essere la Pure Aero in casa Babolat o la Extreme MP in casa Head. Dopotutto in casa Wilson abbiamo la Burn, che dovrebbe essere la racchetta per lo spin. Vero anche che ha delle caratteristiche diverse, soprattutto una rigidità molto più alta. E detto questo, perché è una racchetta facile? Perché per quanto mi riguarda sostanzialmente, poi chiaramente è tutto soggettivo e dipende dal livello di gioco, io la riconosco come uno strumento molto adatto al giocatore intermedio barra avanzato che padroneggia tutte le rotazioni dal topspin al backspin, e devo dire che il backspin esce veramente bene, rimane basso, la palla crea, diciamo così, delle traiettorie molto interessanti, è facile giocare di polso anche, perché la racchetta è chiaramente leggera, maneggevole, e probabilmente questo lavoro qua sulla rigidità verticale, sulla flessibilità verticale, meglio dire, agevola proprio un colpo come il backspin che parte dall'alto verso il basso con questo taglio deciso. Mi sono trovato bene in ogni parte del campo. Il 16-20 garantisce un buon controllo e se guardate è abbastanza fitto. Ho notato che non è una racchetta che se tu, intendiamoci, non sai giocare a livello tecnico il topspin, improvvisamente ti fa fare il topspin, intendiamoci. Ci vuole una certa capacità, per quello dico che è la racchetta ideale per un giocatore intermedio avanzato. Cioè se tu giochi ancora come negli anni 70, ok, hai un movimento lineare, ok, e non, tra virgolette, lineare più sferico, allora questa racchetta non farà miracoli per te, ok? Ci sono altre soluzioni, però se tu hai un buon uso della tecnica sia del backspin sia del topspin, questa racchetta potrebbe fare il caso tuo per giocare bene dappertutto nel campo, dalle volée ai servizi, al topspin, al backspin. È una racchetta che secondo me gioca meglio e raggiunge il suo apice comunque da fondo campo, cioè il giocatore aggressivo da fondo campo che imprime tanta rotazione e spinge avrà beneficio da questo telaio. Una racchetta che può andare bene anche per chi ha una categoria leggermente bassa, tra virgolette, cioè dal 4-3, 4-2 in su, che padroneggia appunto questi aspetti tecnici. Secondo me si potrà trovare bene, ma anche un seconda categoria può giocare molto bene con questo telaio. Chiaramente potresti lavorare a livello di corde, quindi con una corda più o meno dura, lavorando di tensioni, piuttosto che magari raggiungere un custom un attimino più elaborato per aumentare quello che potrebbe essere il peso, che ricordo in questo caso è di 300 grammi. Esiste anche una versione 315 che io non ho provato. Allora, perché comprare questo telaio e perché non comprarlo? Io lo comprerei perché sostanzialmente mi fa giocare facile, non mi devo sforzare troppo di, diciamo così, per far girare la palla. Gioca facile dappertutto. È un buon telaio per la sua maneggevolezza, è un buon telaio per la sua semplicità di gioco. Perché non comprarlo? Dunque io non lo comprerei nel momento in cui stessi cercando sensazioni, che comunque qui non è che siano così esaltate, quindi per quello esiste per esempio una Blade, se vogliamo restare in casa Wilson. Non lo comprerei se voglio aspettarmi un telaio un po' tecnico-agonistico, ok? Quindi inquadriamolo, è un telaio mediamente facile, mediamente semplice. Mediamente vuol dire che, ripeto, lo ribadisco, ci vuole un minimo di preparazione tecnica, conoscenza tecnica, skills dal punto di vista del gioco in topspin. Ed è lì che si esalta questo telaio. Sul servizio notevole la botta piatta, non solo il kick, esce veramente forte. Il suono c'è, il pop ce l'ha. E che dire, queste sono un po' le mie considerazioni. Se ti è piaciuto questo video, mi raccomando, metti un bel mi piace, iscriviti al canale e al prossimo video.